Ciao, oggi ci occupiamo di una canzone molto sognante, molto bella. Si tratta di L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. La canzone è contenuta nell'album Sono solo canzonette del 1980. È un album, un concept album pieno di sfumature e personaggi metaforici. Uno di questi è appunto Peter Pan e la sua isola che non c'è. Per quanto riguarda la struttura della canzone, che è la cosa secondo me più importante da mettere a fuoco, è composta in questo modo. C'è una sorta di introduzione, poi abbiamo delle strofe di tre tipologie, chiamiamole strofa, ritornello e special, e in più c'è uno stacco musicale. Entriamo un attimino più nel dettaglio, così ti faccio vedere quali sono i materiali di cui abbiamo bisogno per affrontare questo complicatissimo brano. Andiamo a vedere inizialmente quali sono gli accordi di cui abbiamo bisogno. Mettiti comodo perché sono veramente tanti. Ho trasportato la canzone in Sol maggiore. E gli accordi di cui abbiamo bisogno sono il Sol, il Re, il Do, il Mi minore, il Si settima, il La minore, Re settima e il Sol settima. Per quanto riguarda lo studio di questa canzone ti consiglio due ritmi, gli calzano veramente a pennello. Uno è questo qui, 5 pennate. Giù, giù, su, su, giù. Il secondo è praticamente una variante del primo, nel senso che è la stessa cosa, ma aggiunge una pennata finale che può essere molto interessante, soprattutto vista in chiave di variante tra strofa e ritornello. Giù, giù, su, su, giù, su, giù, giù, su, giù, su. Quindi abbiamo tutto il materiale di cui abbiamo bisogno, entriamo nello specifico di tutte le sezioni. Iniziamo con l'introduzione. Possiamo fare due volte Do con il ritmo di cui abbiamo parlato e chiudere con un Sol. Qui dovrebbe iniziare la canzone. Ti dico subito che in alcuni casi gli accordi vengono ripetuti due volte. Partiamo così dalla strofa. Strofa. Passiamo agli accordi del ritornello. Cambia la tonalità da Sol a Mi minore. Ritornello. Andiamo a vedere lo special. Qui la tonalità è più incerta perché appare il Sol settima e ci sta praticamente dicendo che siamo in Do maggiore. Poi però c'è di nuovo un ritorno al Re Sol, quindi diciamo che in questa fase qui la tonalità è incerta. Comunque, dal ritornello che siamo in Sol si passa al Sol settima, Do, e questa parte qui diciamo che puoi anche uscire dal ritmo. Queste diciamo sono le sezioni principali. Poi abbiamo detto prima c'è anche uno stacco musicale, ma è come la strofa stessa, praticamente è una strofa dove al posto del canto troviamo l'armonica. Bene,
Una volta viste tutte le strutture in maniera approfondita, andiamo a vedere un attimino come suona la canzone. Chiaramente non la facciamo tutta perché è lunghissima, ma facciamo tutte le parti, diciamo, tutte le parti che compongono la struttura. Partiamo dall'introduzione, abbiamo detto abbiamo due Do e un Sol. Facciamo partire la strofa. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Vado al ritornello, son d'accordo con voi. Non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. Andiamo poi allo special, abbiamo detto c'è il passaggio da Sol, cambio di tonalità, Sol settima, e ti prendono in giro se continui a cercare, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse ancora più pazzo di te. Ok, abbiamo visto più o meno tutte le sezioni. Ricordati, prima di affrontare la canzone, studia bene le sezioni. Insisto tantissimo su questa cosa perché prima che studiassi seriamente chitarra, cioè quando praticamente ho iniziato così a suonare le canzoni, eccetera, avevo davanti un foglio con 200 accordi e non riuscivo a capire quali erano le strutture, cioè a me sembrava tutta una cosa che per esempio imparare la memoria sarebbe stato impossibile. Poi piano piano però ho capito la differenza tra una strofa e un ritornello e lì mi si è aperto praticamente un mondo. Ecco perché insisto su queste differenze. Uno dei consigli maggiori che ti posso dare è scriviti gli accordi su un foglietto e imparali a memoria. Sono poi gli stessi accordi che trovi qui nei grafici. Bene, spero che questo tutorial ti sia piaciuto, nel caso puoi farmelo sapere nei commenti o mettere un mi piace. Se non ti sei ancora iscritto al canale ti consiglio di farlo in modo da stare sempre aggiornato su quelle che sono le novità che ormai stanno diventando a cadenza settimanale. Non mi resta che salutarti, a presto!